Il cubo più grande al mondo ha ben 49 strati, mentre invece il cubo più grande della mia collezione ne ha soltanto 17, ma risolverlo mi ha completamente traumatizzata. No, non voglio guardare. Quindi quando la mia ragazza ha deciso di mischiare il mio 16x16 ho dovuto trovare una soluzione per non risolverlo, ma non potevo nemmeno lasciarlo mischiato sullo scaffale. Quindi sono andata fino a Roma ai campionati italiani di cubo di Rubik con una sola missione, a parte vincere ovviamente, ma questa è un'altra storia. Comunque la missione è risolvere il cubo senza nemmeno eseguire una mossa. E come vi chiederete voi? Ovviamente chiedendo a tutti i partecipanti di risolverlo al posto mio. Aiuto! Ovviamente prima della fine dei 3 giorni di gare. Il partecipante che ho selezionato per iniziare questa missione è molto preparato. No, non è vero. Quello centrale è questo qua. 16x16. Ah sì. Mamma mia. Insomma, un ottimo inizio per il nostro campione italiano di 4x4. No, però ho paura di rompere. Qua vi dovete velocizzare. Come faccio qua a girare? Non gira. Devi sederti. Devo sedermi. Non è un buon inizio. Aiuto, ok. Ok, speriamo che non esploda. Ok. Secondo te, prima della fine dei campionati italiani, lo risolviamo oppure no? Secondo me sì. Eppure quello che in quel momento non sapevamo è che sarebbe stato molto più difficile del previsto. Siamo fiduciosi. E così, dopo una lunga battaglia, Giacomo ha completato ben una linea Ho fatto una barra, basta e e avanti. io ho dovuto cercare altri partecipanti. Vittorio, vai, fammi una barra. La prima è la gialla. Ma chi è che ha fatto la prima barra esterna? È Giacomo. E si suppone che lui sia uno dei più forti coi big. Quindi sono obbligato a fare quella un po' più interna. Allora, questo pezzo è già quasi fatto tutto. Questo qua. E così, mentre la giornata proseguiva, il mio cubo aveva sempre più pezzi risolti. Che hanno rovinato la barra fatta, Sì, tranquilla, tranquilla. Questa ci arriva. Ok, l'ultimo pezzo. Sì, grande Carol. Ok, due barre Seconda ce linea l'abbiamo. fatta. E dopo Vittorio è finalmente arrivato il turno di colui che si rivelerà uno dei partecipanti fondamentali per la riuscita di questo video. E l'ho capito subito perché risolveva velocissimo, come se fosse un cubo normale. Oh, ce l'abbiamo, la terza barra ce l'abbiamo. Ora non so se vi ricordate, ma ero ai campionati italiani anche per gareggiare. E così le ore sono passate e io non ho fatto altro che gareggiare e gareggiare, finché non è arrivata la fine della giornata e... Siamo arrivati a fine giornata e abbiamo fatto solo 3 barre gialle perché ho avuto troppe cose da fare oggi, ma adesso andiamo a cercare qualcuno che mi può risolvere questo cubo, perché entro la fine dei 3 giorni dobbiamo risolverlo tutto e siamo solo all'inizio, quindi non buono. E trovare il prossimo partecipante è stata veramente una sfida, dato che giustamente anche gli altri dovevano gareggiare. Dovrei fare sempre il set finale, mi sa. Poi però ho trovato il mio salvatore. Devo risolverlo entro la fine della gara senza fare neanche una mossa sul cubo. Questo è un 1000 per 1000. Il problema più che altro è che non girano e quindi mi serve Esatto. un appoggio, ma non vorrei usare quel cestino. Mi sento professionale. Spero che faccia più di una barra perché siamo molto indietro con questa risoluzione. Esatto. E così, mentre la gara andava avanti, Marco continuava a risolvere. Manca solo un pezzo alla prima barra di Marco. Alla risoluzione totale. E risolvere 5 7. e risolvere e risolvere senza mai fermarsi. Oh, Proseguo. ci siamo. Io proseguo, non mi interessa. Oh, è talmente preso che vuole continuare. Io sono a posto. È l'unica cosa che sto facendo in questa prova. Questo 5 no, va bene. Comunque, una volta che si comincia diventa un'ossessione, cioè non ti puoi Sì, è più una droga, fermare. è una droga. Manca la barra numero 4. Purtroppo però ad un certo punto ha dovuto per forza fermarsi perché Deve andare a fare il clock. No, non devo fare il clock, devo fare il commentario. Deve commentare il clock nella live. Quindi, ultimo pezzo e poi dovrò cercare qualcun altro. Lo fa girare però. Oh, grazie. Marco, il mio salvatore. Guarda quante ne abbiamo fatte. Abbiamo Luca francese, quindi Luca. a questo punto la giornata stava per giungere al termine e l'obiettivo era finire almeno il centro giallo. È straveloce. Incredibile, grazie. Abbiamo Luca, questa volta un Luca italiano, campione italiano di... Niente, ho perso 7. Vabbè, l'anno scorso, l'anno scorso, sì. 7x7 l'anno scorso, quest'anno ha perso, ma fa lo stesso. Forse è meglio se ti siedi. Entro la fine della gara devo finirlo. E così il Luca italiano ha deciso di finire il centro giallo assolutamente di sua spontanea volontà. Incredibile. Vai, fanne un'altra. Non si Io ero contento di quello che avevo fatto.
Forse. Qua bisogna fare dei complicati calcoli matematici. Oh. Yes! Vai. Continuo? Vai, continua. Faccio tutto? Fai tutto il centro giallo. Che non mi esploda. Chiedi troppo. E così, dopo qualche mossa, qualche calcolo e soprattutto qualche incentivo Vai, dopo, vai. Luca è riuscito ad arrivare alla fine del centro giallo. Incredibile! Ce l'ha fatta, raga, ce l'ha fatta. Abbiamo finito il centro giallo. Ha finito il centro giallo. Io ho dato il mio supporto, sono molto contenta. Stavo prendendo le speranze, ma dato che non è ancora finita la giornata, posso cercare qualcuno che mi convinci il centro bianco. Una fortuna. Bravo. Ho trovato un volontario per iniziare il centro bianco. Come ti chiami? Antonello ha veramente dato il massimo, ma con non poche difficoltà, e lo capisco. Quindi, dato che le gare erano finite e ci stavano per cacciare fuori a calci, ho deciso di affidarmi al mio preferito, Luca. Ce l'abbiamo, la prima linea ce l'abbiamo, grazie. Siamo a buon punto, dai. Una barra del bianco e tutto il giallo ce l'abbiamo. A domani. Siamo al secondo giorno di campionati italiani di cubo di Rubik e dobbiamo finire il nostro cubo gigante. Non siamo messi benissimo perché abbiamo solo un centro giallo e una barra bianca, mancano solo 2 giorni, anzi è già il pomeriggio del secondo giorno perché stamattina non abbiamo avuto zero tempo di risolverlo. Quindi adesso devo cercare qualcuno che mi risolva velocissimo questo cubo. eccola. Vai, oh. E così ho capito che se volevo arrivare alla fine dovevo dare ai partecipanti qualche incentivo. Ok, ci siamo quasi, Vittorio è super veloce, quindi ti chiamerò di nuovo dopo. Oh, guarda che Luca mi ha fatto 3 barre, Questa è la mia terza forse. Ah, allora devi battere Luca. Questa è iniziare una competizione, la mettiamo Marco così. mi ha fatto almeno 4-5 barre. Non posso essere da meno. Qua bisogna finirlo entro domani sera, Oh mamma mia. Aspetta che. No, lo sapevo. Eccola, tranquilla. A me vengono gli infarti, cioè mi fai perdere degli anni di vita. Wow. Occhio al giallo. La linea e ora la inseriamo. Oh. Buttalo qua. Taradan. E eccolo qua. Yeah! Adesso dobbiamo cercare qualcun altro che sia ancora più veloce di Vittorio. Ed è così che ho trovato Elian, il più veloce risolutore in assoluto. Neanche il tempo di firmare 2 autografi e aveva già finito ben 2 linee. Oh, ha finito. Oh, è troppo veloce comunque. Incredibile. Wow, grazie. Vai con una linea. Ok. L'ho convinta. Vai. Yes. Dillo che è stato divertente. Sì, è molto divertente. E così ho iniziato a trovare sempre più volontari, che mossa dopo mossa mi stavano aiutando a completare il centro bianco. Non picchiarlo. Non girare. Sinceramente sto un po' perdendo le speranze che riusciamo a finire entro domani sera. Però la speranza è l'ultima a morire, quindi rimango fiduciosa e magari qualche miracolo succederà. E alla fine devo dire che un miracolo è capitato veramente e si chiama Luca. Si è offerto di finire tutto il centro bianco. Yes. Gli manca solo l'ultima barra per finire il centro bianco, saranno passati tipo 5-10 minuti, incredibile. Quando sarò in difficoltà tornerò sempre da lui. Wow, centro bianco fatto, raga. Incredibile, grazie. Ho ripreso la mia speranza. Abbiamo un volontario per iniziare il terzo centro, avrai l'onore di scegliere il colore. Perfetto. Allora, direi di partire con l'arancione. Vai, arancione. E il centro arancione ha iniziato a formarsi grazie ai miei aiutanti, Più difficile del previsto. che pezzo dopo pezzo mi davano sempre più speranza di poter portare a termine la mia missione prima della fine della gara. Oh, abbiamo la quarta barra dell'arancione. Incredibile ma vero. Yeah. Eppure a questo punto ho dovuto fermarmi perché dovevo gareggiare e registrare altri video. E così la giornata è passata e prima che me ne accorgessi era già ora di cena. La gara è finita, ma la risoluzione del cubo gigante deve continuare perché non siamo veramente messi benissimo, considerando che rimane solo un giorno, perché abbiamo soltanto il centro giallo, il centro bianco e un inizio di centro arancione. Quindi cerchiamo qualcuno che riesca a continuare anche durante la cena.
E devo dire che sono stata molto fortunata perché in mio soccorso sono venuti i miei francesi preferiti, Eliane e Luca, che insieme hanno risolto tantissimi pezzi. E poi c'è anche Vittorio, ma soprattutto Eliane e Luca, che sono riusciti a completare più di metà arancione prima della fine della cena. Terzo giorno di campionati italiani e non siamo messi benissimo con il cubo gigante, quindi abbiamo un volontario per continuare. Come vedi dobbiamo finirlo entro oggi, quindi non sono molto fiduciosa, però non si sa mai. Entro oggi puoi finirlo? Sì. Va bene. Bro, è il tuo momento. Ed è così che è iniziato l'ultimo giorno di campionati italiani, un giorno pienissimo di finali importanti, in cui sarà difficilissimo trovare volontari disponibili per completare i tantissimi pezzi rimasti da risolvere sul cubo gigante. Ha quasi finito la prima linea, super veloce. Ma per fortuna Marco era pronto a salvarmi. È arrivato il momento della semifinale di 4x4, dove ovviamente non mi sono per niente riscaldata. E ha continuato a risolvere persino mentre io sono andata a gareggiare, così da non perdere neanche un secondo. Manca solo una linea arancione e il centro arancione è fatta. In originale. Ce l'abbiamo? Sì. Forza. Che centro facciamo? Facciamo il verde. E a mia grandissima sorpresa, tornata dalla gara, ho trovato il cubo molto più risolto di quanto mi aspettassi. Ok, ho appena finito di gareggiare con il 4x4 e nel frattempo vediamo come... No, vabbè, incredibile. Già fatto il centro Mi ha già fatto il centro arancione e quale stai facendo adesso? È il verde. Purtroppo però anche Marco doveva gareggiare, Preferirebbe risolvere questo, ma purtroppo deve andare a gareggiare. quindi a malincuore l'ho lasciato andare e al suo posto è subentrata Delphine. Finisci la barra che Marco non ha potuto finire. E Vai, così Delphine ha vai. continuato Wow. e continuato senza sosta. Oh raga, ma è velocissima. E quindi sarà lei che mi risolverà tutto il cubo. No. Yes. Dillo che è divertente però. Sì, è divertente. Yes. Dai. Vai. Vai. Ma proprio quando stavo riprendendo un po' di speranza per la riuscita di questo cubo, Pian piano mi risolverà tutto il verde. è successo questo. Oh. No. E considerando il numero e la taglia di questi pezzi, un solo pezzo uscito dal cubo è una vera e propria tragedia. Questo mette seriamente a rischio la riuscita del mio video. Non solo rischiavo di tornare a casa con il cubo non risolto, ma anche non tutto intero. E intanto passavano minuti preziosi in cui nessuno poteva risolvere il cubo. No dai, non ce la... No, ne tira fuori degli altri. Vittorio arriva a salvare la situazione. Ci fidiamo o non ci fidiamo? Lo shock. E dopo lunghissimi e interminabili tentativi e io che cercavo di contenere la mia disperazione, No. Vai, grande. Oh. insomma, tutto bene quel che finisce bene, ma Delphine era ormai traumatizzata e si è rifiutata di continuare a risolvere. Ok. Yes. E come se non bastasse, io a questo punto devo gareggiare nella finale di cubo 5x5 e nella semifinale di cubo 3x3. Ho girato altri video e nel frattempo non ho trovato nessun volontario che avesse tempo di risolvere il cubo. Insomma, in men che non si dica, era arrivata la fine della giornata e la mia ultima risorsa era lui, Giovanni. Questa è la situazione. Secondo te, entro stasera ce la facciamo o no? Difficile. Che però non mi ha dato per niente speranza e tra l'altro ha rinunciato senza neanche risolvere una barra. Sta iniziando ora la finale. E così mi rimanevano soltanto 2 ore di tempo per concludere tutto il cubo e sinceramente a questo punto stavo per rinunciare e dichiarare il mio progetto fallito, quando all'improvviso mi rendo conto che accanto a me sono seduti i miei aiutanti preferiti, Eliane e Luca. Noi stiamo guardando la finale di cubo 3x3 mentre i francesi stanno risolvendo il mio cubo gigante. Il fatto che siamo molto indietro è la nostra unica speranza. E così, mentre gli speedcuber italiani si battevano per il titolo di campione italiano di cubo di Rubik, Eliane e Luca si battevano contro il cubo gigante, cercando di risolverlo in tempi record prima della fine dei match finali. Sinceramente io avevo perso tutte le speranze e mi stavo concentrando sulle finali. Ma improvvisamente giro lo sguardo verso il cubo e noto che il centroverde era già finito e rimanevano ancora 9 concorrenti alla fine di questa finale. Mentre noi guardiamo la finale, i francesi procedono velocissimi nella risoluzione del cubo gigante e sono quasi
alla fine, perché hanno già iniziato gli ultimi 2 centri. Insomma, forse un miracolo poteva davvero capitare. Rimanevano soltanto 2 centri e tutti gli spigoli da risolvere. Insomma, la risoluzione degli ultimi 2 centri procedeva veloce e in men che non si dica è arrivato il momento del penultimo match, Daniel contro Davide. E mentre Daniel conquistava un posto certo sul podio, classificandosi momentaneamente primo con una media di ben 7,17 secondi, Luca finiva le ultime mosse degli ultimi 2 centri. Raga, mentre noi guardiamo le finali, i centri del cubo gigante sono già finiti. Incredibile, raga, i francesi stanno risolvendo incredibilmente veloce e mi stanno salvando questo video perché stanno iniziando gli spigoli, quindi sicuramente finirà entro stasera. Adesso era veramente una corsa contro il tempo. È arrivato il momento dei più forti in assoluto. Valerio Locatelli, attuale campione in carica, e Giacomo Daniele Corò, secondo classificato in semifinale. E mentre Valerio e Giacomo si battevano nel match finale, gli spigoli continuavano più veloci che mai. Giacomo sbaglia l'ultima risoluzione e adesso rimane l'ultima di Valerio e vedremo chi vincerà. Stanno facendo l'ultimo spigolo. Incredibile, ragazzi. Non pensavo che potesse finire così. Incredibile. Ha vinto, ma non di tantissimo. Ha vinto Valerio. Wow. Assurdo, raga, la tensione di questa finale è veramente incredibile. E mentre il pubblico esultava e celebrava la vittoria di Valerio, rimanevano soltanto pochissime mosse al completamento del cubo. È appena finita la finale di cubo 3x3, siamo veramente alla fine di questi campionati italiani e lui è quello che più di tutti insieme a Luca mi hanno aiutato a risolvere questo cubo, quindi avrai l'onore di finire le ultime mosse. Vai, incredibile. Ad un certo punto avevo perso le speranze, però proprio alla fine dell'ultima risoluzione dell'ultima gara abbiamo finito. Incredibile, grande, grazie. E ora finalmente lo possiamo riportare a casa risolto.